Ciao e bentornati su Macramalex. Oggi vi farò vedere come creare questa copertina a strisce colorate. È stata realizzata con una macchina da maglieria circolare per poi essere rifinita con un bellissimo bordo ad uncinetto. Abbiamo il materiale necessario per realizzare la copertina. Sicuramente la macchina da maglieria, io in questo caso sto utilizzando la Centro da 48 aghi, va benissimo anche la Addi che ne ha 46 se non sbaglio, le misure verranno pressappoco le stesse. Se utilizzate la Prim dovete rifarvi un po' i calcoli. Poi io per questa copertina ho utilizzato il filato Monna Lisa della Mistrico Filati, che è un 100% microfibra morbida. Ogni gomitolo da 50 grammi sviluppa 100 metri e si lavora secondo me con un uncinetto, io direi un 6, infatti 6, 6 e mezzo. Io in realtà per il bordino della coperta ho utilizzato il 4 e mezzo per dare un effetto più compatto. La quantità ve la faccio vedere dopo, i calcoli per la quantità di filato. Poi ci serviranno dei gomitolini di scarto, io sto utilizzando quelli che erano in dotazione con la Centro, un ago da lana, dei marcapunti, le forbici, un uncinetto del 4 e mezzo per lavorare il bordo e un metro. Vediamo come calcolare il filato che occorre per la nostra copertina. Io volevo fare una copertina di 60 x 90 che fosse da passeggino o in diciamo culletta, ok? Quindi cosa ho fatto? Ho preso il mio gomitolo e ho fatto un campione. Lo so, non mi piace sentire la parola campione, ma è l'unico metodo che potete utilizzare per calcolare la quantità di filato. Ovviamente, se utilizzate il mio stesso filato in Monna Lisa non avete bisogno di fare nessun campione, potete tenere buoni i miei calcoli, perché comunque con la macchina da maglieria non varierà molto la tensione del filato. Ok, la mia copertina in realtà è venuta da 100 x 70 cm, perché? Perché c'è in più il bordo che aggiunge quei 10 cm sul totale. Ok, lavorando un gomitolo per fare il campione, io ho visto che la mia striscetta veniva da 20 x 30 cm per un totale di 65 righe. Io ho ottenuto 65, avanzerà una codina di filato che è utile per chiudere i tubolari. Quindi per ottenere una striscia da 60 cm va da sé che serviranno 2 gomitoli per ogni striscia colorata per un totale di 130 righe. Quindi per ottenere una copertina da 90 x 60 senza calcolare i bordi io ho fatto 5 righe, 5 strisce, non righe, 5 strisce di 5 tubolari di lavoro. Ne ho fatte 3 rosa e 2 bianche, quindi ci serviranno 6 gomitoli di rosa e 4 gomitoli del bianco. Per fare il bordo ci servirà un ulteriore gomitolo in più, se lo volete fare come il mio. Quindi saranno 6 gomitoli di rosa e 5 di bianco. Ora, se siete alle prime armi, sinceramente vi sconsiglio il bianco ottico. Si fa un po' fatica a lavorarlo. Vi rimando al video dove faccio vedere come lavorare i tipi di filato che danno fastidio alla macchina da maglieria. Ve lo lascio qui. Ora passiamo a vedere come montare le maglie. Iniziamo con il tutorial vero e proprio. Monteremo le maglie sulla macchina da maglieria con del filato di scarto. Con uno faremo 6-7 giri e con l'altro filato un giro soltanto. Dopodiché agganceremo il filo della copertina vera e propria. Lavoreremo in tondo, realizzeremo un tubolare e poi verrà cucito, piegato, no? Schiacciato e cucito all'inizio e alla fine.
La lana di scarto ci serve appunto per permetterci di cucire alla fine il tubolare in questo modo piatto. Capirete più avanti nel tutorial perché è utile fare un giro con una lana di scarto di colore a contrasto.
Adesso che abbiamo la nostra bella striscia, vediamo come chiuderla nei lati. Capirete immediatamente perché è comodo avere questo filettino che fa un giro solamente. Allora, ci posizioniamo così. Noi sappiamo che nella nostra centro ci sono 48 maglie. Partiamo a contarle dalla prima, da dove abbiamo iniziato. Questo lo sfiliamo così, contiamo la metà, quindi 24 maglie, 1 2 3 4 5 21 22 23 24 e posizioniamo l'uncinetto nella 24esima. Per controprova contiamo che siano 24 anche quelle dall'altra parte. 22, 23 e 24, ne siamo partiti da qua. Adesso pieghiamo la persa, cerchiamo di piegarlo in questo modo. E cosa facciamo? Con l'uncinetto ci infiliamo nella maglia che c'è qui verso l'alto e la tiriamo dentro, poi passiamo alla maglia qui e la tiriamo dentro con una maglia bassissima, diciamo. Mentre lo fate, contatele, vedete, così fate un'altra controprova e capite se le state prendendo tutte. Adesso ne abbiamo fatte 3, 4, 5, 6, 7, fino alla fine. Quando le avete prese tutte 48, prendete la codina e la fate passare dentro. A questo punto possiamo prendere il filo bianco, quello che fa solo un giro, e tirarlo fuori dalle maglie. Prendiamo da qua, prima da una parte, poi dall'altra, via, e adesso vedete verrà via anche la lana di scarto iniziale in modo molto semplice. Ok, facciamo, come vedete adesso il tubolare è chiuso, facciamo un'altra controprova, vediamo se qualche maglia cade, ma se le abbiamo contate tutte non cade nulla. Ok, facciamo la stessa cosa dall'altro lato. Vediamo adesso come unire le strisce per formare la trecciolina. Allora, innanzitutto dobbiamo cercare di piegare il tubolare e tenere sempre la stessa riga di riferimento per tutta la lavorazione. Io mi aiuto con dei marcapunti. Allora, la riga dovrebbe essere questa, la prima maglia dovrebbe essere questa qua. Allora inizio, metto un marcapunto qui, ogni tot centimetri, vedete che devo girarla un po'.
stessa cosa la facciamo con la striscia che dobbiamo attaccare. Controlliamo quella prima, giriamo bene il lavoro. Adesso che sappiamo qual è la riga di riferimento, le mettiamo tutte e due in verticale, riprendiamo l'uncinetto, entriamo nella prima maglia e tiriamo fuori questa gambettina da qui, andiamo dalla parte dell'altra striscia e facciamo la stessa cosa, la tiriamo fuori. Adesso lavoreremo una riga sì e una riga no, altrimenti viene una treccia troppo stretta, quindi saltiamo la prossima e andiamo nella seconda e tiriamo fuori, saltiamo una, entriamo nella seconda e tiriamo fuori, tiriamo via il marcapunto, saltiamo uno, entriamo, mettiamo uno, entriamo nel secondo e così via fino alla fine. Sono arrivate alle ultime maglie. L'ultima non riusciamo a prenderla, beh, facciamo così, fuori, prendiamo l'ultima, e prendiamo una delle codine e la facciamo passare dentro, altrimenti si sfilerebbe tutta la treccia. Facciamo un nodino, voilà, abbiamo finito di unire la striscia. Adesso manca solo il bordo di rifinitura. Adesso vediamo insieme come fare il bordo di rifinitura. Lo faremo ad uncinetto. Io per questo filato sto usando un uncinetto del 4,5. Faremo prima tutto un giro di maglie basse. Allora, ci infiliamo nella maglia d'angolo, prendiamo il filo di lavorazione. Io sto facendo prima tutto un giro con il bianco, facciamo un nodo, ci rinfiliamo sempre nello stesso buco, tiriamo fuori la prima asolina, facciamo una catenella, ci rinfiliamo sempre nello stesso buco, così abbiamo le due asole e facciamo la prima maglia bassa. Adesso andremo a lavorare nei buchi tra le maglie, tra le righe di lavorazione. Qua è dove c'è la V, diciamo. Andiamo in questo buco tra l'ultima maglia e il bordo, dove abbiamo cucito. Tiriamo fuori l'asola e facciamo una maglia bassa. Praticamente vediamo se riesco a farvelo vedere più vicino. Qui facciamo dall'altra parte e facciamo una maglia bassa. Arrivati nell'angolo, ci infiliamo proprio qui. L'ultima maglia la saltate e ci infiliamo nell'angolo. Facciamo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa sempre nello stesso buco. Ci giriamo
Adesso avremo le righe in orizzontale. Controllate prima di tutto di stare attenti a seguire sempre la stessa riga, perché vedete che magari può essere che vada un po' girando, no? Come quando abbiamo unito le righe con la treccia, state attenti a prendere sempre la stessa riga. In questo caso saltiamo la prima e ci infiliamo nella seconda, così. Facciamo una maglia bassa, saltiamo quella successiva, quindi lavoreremo una riga sì e una riga no. Questa la saltiamo, entriamo qui. Saltiamo, entriamo nella seconda. Okay. Andate avanti fino all'altro angolo in cui faremo lo stesso mestiere. Entrate nella maglia d'angolo, fate una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa e poi si ricomincia a lavorare come dall'altro lato. Arrivati alla fine del bordo, l'ultima maglia qui, dopodiché entriamo nello stesso buco iniziale, facciamo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassissima di chiusura nella prima maglia bassa. Ora facciamo un secondo giro di mezze maglie alte. Ci alziamo con una catenella, entriamo nella prima maglia, no, carichiamo il filo sull'uncinetto, scusate, entriamo nella prima maglia e usciamo da tutte le asole. Carichiamo il filo sull'uncinetto, facciamo una mezza maglia alta. Adesso arrivo fino al prossimo angolo e vi faccio vedere cosa fare. Sono arrivata nell'angolo, facciamo una mezza maglia alta nello spazio di una catenella del giro sottostante, due catenelle e un'altra mezza maglia alta sempre nello stesso buco. Riprendiamo il lavoro poi sull'altro lato. Arrivati alla fine del giro facciamo una mezza maglia alta nel primo spazio dove abbiamo iniziato a lavorare questo giro, due catenelle e una maglia bassissima nella prima delle mezze maglie alte. Iniziamo il giro facendo una catenella e una mezza maglia alta nella stessa maglia da dove abbiamo iniziato a lavorare. Una catenella, saltiamo la prima maglia che troviamo, andiamo nella seconda e facciamo sempre una mezza maglia alta. Facciamo una catenella, saltiamo una maglia di base, andiamo nella successiva e facciamo una mezza maglia alta. Continuiamo così fino ad arrivare nell'angolo. Io questo filo l'ho già usato e quindi adesso si divide un po' quello che faccio fatica. L'ho usato, l'ho disfatto, lo sto riutilizzando e quindi è un po' rovinato. Vabbè. Creeranno questi buchetti. Finiamo fino all'angolo. Arrivati all'angolo
Facciamo l'ultima mezza maglia alta. A questo punto questa sottostante è la maglia dell'angolo, quindi non facciamo la catenella, ma passiamo direttamente a lavorare nelle 2 catenelle dell'angolo, una mezza maglia alta, 2 catenelle e un'altra mezza maglia alta. Facciamo una mezza maglia alta e ricominciamo a lavorare. Ora, in caso invece vi arrivaste all'angolo, vediamo se riesco, ok, lo riproduco così, con una mezza maglia alta, fate una catenella e andate a lavorare nell'angolo. Catenelle e la mezza maglia alta successiva. Alla fine del giro fate una mezza maglia alta che manca dell'angolo, le 2 catenelle e una maglia bassissima nella prima delle mezze maglie alte. Come ultimo giro lavoreremo il punto gambero. Non è un punto che mi piace particolarmente fare perché è abbastanza scomodo, però l'effetto è molto carino da vedere. Lavoreremo un punto gambero nello spazio di una catenella e l'altro sopra la mezza maglia alta. Negli angoli lavoriamo 3 punti gamberi nello spazio di 2 catenelle. Dopo questo giro la nostra copertina sarà finita. Secondo me come bordo è molto carina.